Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come andiamo? Tutto bene? Come è andato questo weekend? Spero bene. Io ho lavorato molto, esatto, come sempre, come potrete sapere ormai. No, a parte gli scherzi. Ho lavorato molto, ma non lavori classici, ho lavorato tanto su quello che è me stesso, su quello che saranno i contenuti che vi porterò. Come potete vedere, ho spostato due di questi qua per riuscire a creare questo spaziettino personale dove ho inserito tutti i libri che ho letto fino ad ora. Per chi conosce il mondo degli anime, Gojo Sensei e Naruto, e in più una foto che feci, devo andare verso il basso, è difficile quando c'è tipo modalità specchio, una foto che ho fatto al Golden Pavilion quando sono stato in Giappone. Ora, ehm, oggi mi piacerebbe parlare di quello che è la fisica quantistica e comunque quello che associa la fisica quantistica al voler qualcosa per il nostro futuro, che sia per noi stessi, che sia un oggetto, che sia una mentalità, che sia essere una persona diversa. Dove l'ho letto? Dove lo sto leggendo? All'interno del libro di Dr. Joe Dispenza, che è colui che ha creato anche Effetto Placebo, che più leggo questo libro più capisco perché Effetto Placebo sia comunque interconnesso con quello che è la fisica quantistica. Perché? Perché all'interno della fisica quantistica praticamente sono andati a sfatare il mito che mente e coscienza fossero due cose diverse. I pensieri e quello che è effettivamente poi tutto il campo energetico, tutto che è quello che riguarda gli avvenimenti, le cose soprannaturali, chiamiamole, prima si pensava fossero due cose completamente diverse, invece adesso sono la stessa identica cosa. Quindi la fisica quantistica cosa dice? Che l'atomo non è più composto principalmente da materia, anzi è composto dal 99,99999% di energia e soltanto lo 0,00001% di materia. Ora vi faccio vedere perché appena ho visto queste immagini ne sono rimasto veramente scioccato. Abbiamo tutti presente Big Bang Theory, no? La opening rappresenta questo atomo, che è il classico, quello che bene o male conosciamo tutti. Questo è quello che si pensava agli inizi degli studi della fisica quantistica, che fosse un atomo, cioè un campo di energia e all'interno il nucleo dell'atomo che sarebbe l'unica parte di materia. E invece si è scoperto esatto che questo è l'atomo. Praticamente tutta energia, tranne nel momento in cui viene fatto un pensiero. Nel momento in cui viene fatto un pensiero, l'atomo cosa crea? Crea più che altro, si mostra un elettrone compare che è lo 0,00001% della materia che compone l'atomo e grazie a questa comparsa si crea qualcosa. Che cos'è questa cosa però? Questa cosa può essere attrarre una persona. Avete mai provato a fissare una persona sull'autobus e magicamente quella persona si gira? Non è un caso, non è perché si sente gli occhi addosso, no, è perché la vostra mente è concentrata sull'attenzione di quella persona e siccome entrambi siamo fatti di energia e l'energia si attrae, nel momento in cui voi fissate una persona, quella persona percepisce, siccome percepisce l'energia che voi emanate nei suoi confronti e questa persona si gira. E cosa dice la fisica quantistica? Soprattutto più si va avanti con gli studi, più confermano queste cose. Dicono che noi siamo ciò che pensiamo, ma non perché noi ci autoconvinciamo, ma perché quell'energia che noi abbiamo all'interno del nostro corpo, che compone il 99,99999% del nostro corpo, crea ciò che tu pensi. Non è che lo diventi per una tua convinzione, è proprio perché la tua mente, questo campo energetico che noi abbiamo dentro il nostro corpo, crea ciò che tu pensi. Non lo diventi, lo crei. È diverso. Quindi, cosa dice? Cosa dicono
cosa dice soprattutto Joe Dispenza? Joe Dispenza dice che praticamente noi siamo capaci, noi abbiamo questo potere di creare il nostro futuro, di creare ciò che verrà per noi, di poter creare la persona che saremo in un futuro. Come? Pensando. Sembra quasi un qualcosa di fantascienza, qualcosa di irrealizzabile. Ma questi non sono discorsi di uno che ti deve motivare a essere la versione migliore di te stesso. Ci sono studi com'è che era? Neuropsicologi, comunque degli studi fatti a un sacco di persone dal punto di vista cerebrale. Vuol dire che loro non hanno visto da un punto di vista filosofico, ma da un punto di vista scientifico queste cose. E come sappiamo tutti, la scienza è, come la matematica, una scienza certa. Se loro non riescono a confermare quello che stanno studiando, non te lo dicono nemmeno, essenzialmente. Quindi la fisica quantistica ci sta dicendo che noi siamo capaci di creare il nostro futuro o distruggerlo, perché ovviamente c'è i due lati della medaglia, ci sono sempre. Quindi tu che stai guardando questo video, tu hai la possibilità di avere ciò che vuoi e di essere chiunque tu voglia essere. Grazie a cosa? Grazie ai pensieri che tu crei oggi. E anzi, hanno visto anche addirittura che pensieri positivi per quanto riguarda il passato riesce a cambiare anche il passato. Non chiedetemi come, sto finendo il libro, non chiedetemi come, ma hanno visto che in alcune situazioni di malattie la preghiera di oggi può aiutare condizioni passate. Vuol dire che magari se oggi avevo la malattia, continuo a pregare, continuo a pregare, continuo a pensare in positivo, eccetera, domani magari non ce l'ho più, ma risulta che non ce l'ho più già da 2 giorni. Una roba del genere, per farvi capire la potenza dei vostri pensieri. Invece noi li utilizziamo per la negatività, per parlare male alle persone, per concentrarsi su quelli che sono i problemi e non le soluzioni. Pensate cambiare l'abitudine di essere se stessi, dove vi può portare. Io ve lo consiglio come libro, come vi consiglio, è di qua, Effetto Placebo, sono dei libri eccezionali e ricchi di valore e non trascurabili. Fate della vostra vita ciò che volete, non fatevi trasportare dal vento. Fate in modo che la vostra conoscenza, com'è che si dice in italiano? Issi la vela perfetta per il vento che soffia dalla vita. Io con questo vi saluto, come sempre vi faccio l'augurio di una bellissima giornata e di fare un gesto bellissimo per un'altra persona perché più date più riceverete, soprattutto adesso che sapete che vi ripagano queste cose. Fate un bel gesto per qualcuno, noi ci vediamo mercoledì con il prossimo video. Mi raccomando, mettete like e lasciate un commento se questa cosa qua vi è interessata, perché fidatevi, secondo me entro fine del libro vi porterò altre di quelle cose allucinanti. Seguitemi su Instagram dove ricomincerò con i reel, con questo sfondo, con un'altra impostazione, però ci lavoreremo per bene. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.